Le ricette marinate, ma quanto sono buone, ma sono facili da fare a casa. Io vi darò adesso le dritte giuste e farle spettacolari, né le solette dei cartoni, i pezzetti di cartone, né quella roba cruda, una cosa giusta. Ingredienti: l'aglio qua deve essere proprio buonissimo, ragazzi, buonissimo. Poi limoni non trattati, prezzemolo, aceto di vino bianco, quello che costa poco, poi alici già abbattute, poi vi spiego tutto quanto, poi olio extravergine buono e il peperoncino, ragazzi, che adesso c'è fresco, bello, se vi piace è perfetto. Iniziamo subito dalla prima cosa, la marinata, che quella è il segretuccio che tutti vogliono sapere, ma tu come la fai, tu come la fai? Io prendo un contenitore così che segna 800 ml, quindi vado con l'aceto di vino bianco e arrivo a 300. Poi aggiungiamo la stessa quantità di vino bianco. Più è buono e meglio è. Io qua c'ho il Valdellovo, il non filtrato. Perfetto. Un limone che ci sta bene, perché qui bisogna equilibrare bene l'aceto, perché delle volte questo aceto è troppo invadente. L'aceto ha due diciamo, lati positivi. Però se si esagera poi diventano negativi. La prima è quella che in quantità minima giusta stimola l'appetito, quindi potete capire che succede. Se ti stimola l'appetito questa ricetta fa la foga, mangi così. La seconda è che se esageri ti si imbalsama tutta la bocca, ti si addormenta, non senti più niente. Io qua ho spremuto un limone intero. Quindi bisogna equilibrare bene l'aceto, questa è la cosa più importante. Quindi facendo un giusto blend di aceto, vino e limone dobbiamo raggiungere il giusto compromesso. È giusto, però appena un'inticchietta in più di vino ce la metto. Quindi siamo arrivati a 400 ml di vino. Alici, questa è una nota dolentissima, che bisogna fare molta attenzione. Allora, sapete tutti quanti bene che non potete comprare alici fresche al mercato, al supermercato, dove sia, al pescivendolo, poi la prendete, le sfilettate e ci fate le alici marinate. No, perché sennò rischiate di prendere l'anisakis. Quindi attenti a questa cosa. Il mio pescivendolo di fiducia, Maria, che cosa fa al mercato trionfale? Le compra freschissime dal grossista all'ingrosso, poi le pulisce, le viscera e le mette così, foglio dopo foglio, vedi, mette 4-5 alici e le mette ad abbattere a 20 gradi per circa 3 giorni e poi ti dà il pacchetto così congelato, un blocco di ghiaccio così, e te le vende. Noi a casa che facciamo? Troviamo alicette fresche, le visceriamo. Però a casa sapete bene che non c'ho solo io il problema che c'è il frigorifero strapieno, quindi si può fare in questa maniera: si tengono a congelare in un frigorifero 3 stelle che fa 18 gradi meno 18 per, ve lo dico io, per 7 giorni. Dal momento che la mettete al momento che la togliete, 7 giorni da diretta, una settimana, è la cosa migliore. E poi le tirerete fuori dal freezer, ok? Dopo 7 giorni, e le fate decongelare lentamente dentro al frigorifero, e una volta decongelate fate questo lavoretto qui. Queste alici, guardate come sono state fatte, sono state aperte, diliscate, tolta la pinna qua superiore, vedete non c'è più, è stato fatto un lavoro certosino, è stata poi tagliata la codina, la lisca qui, così è rimasta la codina. Mi piace farle queste cose abbastanza ordinate, sono disordinato di natura, però queste alici abbastanza ordinate, che vuol dire? Le dispongo bene bene qui in una bella terrina. Poi, vedi Mario che sta facendo, papà? Metto un po' di sale, di quello buono, ve l'ho detto, io uso quello siciliano, bello, di Trapani, roba nostra. Poi pescetta, amore? Pescetto, sì. Poi metto altre alicette. Io faccio così, le incrocio perché così sono più facili pure da togliere. E la cosa più brutta che può capitare con le alici, queste qua marinate, è, amore, c'è fame? Che mo te lo faccio mangiare. Aspetta, fammi marinare, fammi dare una botta d'aceto. La cosa più brutta che può capitare è quando diventano o troppo dure, come dicevo, che sembrano che ti stai a mangiare la carta, i pezzetti di cartone, o se no quando si rompono tutte quante perché sono state troppo cotte dall'aceto, ok? Io prima termino tutto quanto questo ripiano, metto sale su ogni ripiano, perché già il sale lo metto in marinatura io. Guardate il colore, vedete quando sono ben congelate, sono state fatte questo lavoro da fresche? Guardate, sono belle, lucide, ancora brillantissime. Una cosa importante, in questo periodo costano anche poco. E vuoi, amoriccio bello? La ricetta, aspetta un secondo, noi mariniamo e te le mangi, aspetta un secondo, mannaggia. Dai, sbrighiamoci. Che costano poco, quindi il momento giusto per farle.
Ok, che cos'è l'anisakis? È un parassita che si annida all'interno delle viscere del pesce e poi una volta che noi lo peschiamo, se non leviamo subito le viscere, passa nelle carni e dalle carni poi quando lo mangiamo noi. Ci sono due modi per ucciderlo. Uno, cuocerlo a più di 60 gradi e quindi muore, o se no abbatterlo o congelarlo per meno 18 al cuore significa, quindi sulla radice è perfetto perché è sottile così, ma su un branzino, su un merluzzo, su un nasello che sono più spessi, ci vorrà più tempo prima che arriviamo al cuore a meno 18. Quindi il consiglio è una settimana e così lo uccidiamo e poi dopo lo possiamo utilizzare da crudo. Una settimana in freezer, ok? Vado, metto la marinata, perfetto. Adesso, quanto tempo? Io ho sentito cose assurde, 12 ore, 8 ore, 6 ore, 20 ore. Allora, appena il pesce si sbianca, non vi dico, l'orario ve lo dico dopo che è arrivato il risultato che volevo io. Quindi con questa marinata vi dirò precisamente il tempo che ci vuole per questa quantità d'alici e con quella marinata. Quindi vi darò un prodotto perfetto che sia sbiancato, cotto, ma dentro rimane morbido, non rimane una roba stoppacciosa, ok? Chiudo così con la pellicola e mettiamo in frigo. Ecco qua. Senti la creatura poi se lamenta? Ma nel frattempo Mario, io mi faccio un goccetto io, ti dispiace? Ah, facciamo un brindisi alla salute, dai. Prendi? Sai che bravissima. All'estate. E a Ferragosto. Pulisci uno spicchietto, tieni. Ci lo tagli a fettine, però grosse, che si possono poi recuperare. Grazie Mario, guarda che bravo Mario a cavallaio, bravo. Madonna che sei bravo. Me ne fai un altro spicchietto per cortesia che sei molto bravo, tieni. Che mo ti metto a fare sto lavoro a te. Ok. Guardate come controlliamo le alici. Prendo una a caso e vedete ancora che mancheranno sì e no 20 minuti. Dai, 20 minuti e sono pronte. Quindi sono passati 40 minuti dal momento in cui l'ho messa a marinare. Quindi con un'oretta deve essere fatta. Un attimo, così non te la puoi mangiare. Allora, facciamo così, guarda che facciamo, una prova, facciamo io e te, vai, vieni qua, lascia, te prendo per te, eccole qua. Vieni qua, vieni, torna sulla sedia tua, di là, vai, forza. Guardate la cottura del pesce, ve la rompo così capite, eh? Vedete? È quasi cotta, mancano proprio 10 minuti. Io che faccio? Questa qua me la facciamo, assaggiamo io e Mario, eh? Pure se non è totalmente pronta, ma non succede niente perché è un pesce abbattuto, lo possiamo mangiare pure senza essere marinato, capito? Un goccio d'olio adesso buono, poi ce lo vuoi un po' di prezzemolo? Ce lo vuoi questo? Sì. Così? Uno spicchietto d'aglio, io ce lo mettiamo un pochetto, sai guarda che faccio, va, guarda che fa per noi due. No. Senza aglio? Sì. Da un po' di sale, dimmi se ti piace, così. È buona! Te posso mangia tutto questo, mamma mia! Ammazza che è buona ragazzi, vieni qua, camera. Questo già sta aprire la bocca, un attimo. C'ho i piragni a casa io. Andiamo. Allora, questo che vuol dire? Perché Mario mangia? Mangia perché l'aceto non è forte. Se fosse forte di aceto, non lo mangerebbe Mario. Perché sarebbe troppo forte e aggressivo al suo palato. Quindi, adesso possiamo togliere le alicette dalla marinatura. Mamma mia. Pescetto, vai. Allora, teglia, bella, così capiente. Carta assorbente, così. Levo il pesce da dentro la terrina e lo metto qui sulla carta assorbente. Rimane bello morbido quando non lo mariniamo troppo, non lo cuociamo troppo con l'aceto e col limone. Guardate, è perfetto, leggermente rosa dentro. Papà. Mangia Mario, mangia il pescetto. No, io. Vuoi che te lo vado io? Sì. Adesso è pure viziato. Tieni, vai. Questo passaggio è fondamentale perché dobbiamo togliere tutte le acete in eccesso e asciugarle tutte quante. Deve rimanere un sentore di aceto. Queste a farle ci vuole un sacco di tempo, a mangiarle 2 minuti, così vanno. Papà, io. No amore, non si può mangiare così, devi mangiare questa qua, tesoro mio, se no che ti mangi quella con l'aceto, vai. La codina no? Bravo. Mamma mia. Poi con una carta l'assorbite tutto quanto il liquido in eccesso sopra la parte superiore delle acciughe, terrina pulita, filo d'olio, così Mario, sul fondo, ok? Alicette, vai,
Questo contenitore consentirà sì di aromatizzarle, ma allo stesso tempo anche di conservarle in frigo, no? Questo poi è perfetta una pirofila così, perché riesce a prenderla bene, non si ammucchiano tutte quante, non si rovinano, ok? Se più le disponete così larghe e meglio stanno, ecco qua. Vado con l'olio sopra, pelate il limone al momento, perché se lo pelate molto prima che succede? Perde tutto quanti gli oli essenziali, perde tutto qualsiasi cosa. Poi olio sempre. Ecco qua, quanto è bello. Già è bello. Oh, ma il peperoncino non mi dite niente. Poi ci sta pure quello che gli piacciono. Come facciamo? Vabbè, mettiamo poco lo mettiamo. Una volta poi condite, come sto facendo io, coperte con una pellicola a contatto, li mettete in frigo, ok? Se non le mangiate prima che entrano dentro il frigo, potete conservarle per massimo una settimanella. Aspettate, prima prezzemolo. Ok, così, rifacciamo l'ultimo strato, l'aglio, peperoncino, il limone e per ultimo l'olio. Poi qui fate voi, se vi piace qualche altra roba mettetelo, se volete il pepe come ho detto prima in grani o qualsiasi altra cosa mettetela, fate voi. Assaggiamo? Sì, una bella fettina di pane, se è fresco, attenzione come diceva mamma, pure a voi lo diceva, no? Col sugo e con l'olio. Attenta alle briciole di pane, se no mi si guasta tutto. C'aveva ragione, quindi che fate? Fuori il pane, non dentro la teglia. Guarda qua, due fettine quelli stanno perfette. È un dolce ragazzi, avete visto ragazzi cosa hai mangiato? Queste vanno così giù da sole, dovete comprare 5 kg di alice, una cassetta di alice, così risparmiate pure. Perfetta, equilibrata, non troppo aceto, va bene di sale e se sta qua dentro per una mezza giornata è ancora meglio. Oh, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, così e leccate, commentate, fate quello che volete voi, basta mettere le parolacce. Così siete i primi a sapere delle nuove ricette. Un bacio e un abbraccio e buon Ferragosto. Una bontà, venute perfette. Oh, a Mariucci ci ha messo la musichetta. Sto Raffaello, prima o poi te lo butto, Raffaello Volarello. Scusa, ma io devo registrare io, non te, e non devi fare divo.